Ciao Livia, ciao Remy, vi do il benvenuto a Trento, siamo al Castello del Buon Consiglio, è uno splendido maniero dove avevano sede i principi vescovi, un simbolo della vicenda di autogoverno di questo territorio, ma non sono solo, sono insieme agli Abies alba di cui faccio parte. Abies alba letteralmente significa abete bianco, una conifera dei nostri boschi, e voglio presentarveli innanzitutto. Sono Franco Susini, che suona il flauto traverso, l'ottavino e soprattutto le cornamuse, uno strumento di cui non abbiamo memoria diretta ma di cui abbiamo molti segni iconografici. Pensiamo anche al castello, ma pensiamo anche alle danze macabre del Baschenis, a Carisolo, a Pinzolo. Poi abbiamo la chitarra con Maurizio Tomasi e poi c'è Nicola Odorizzi che suona gli organetti diatonici, che sono uno strumento speciale per il nostro territorio perché hanno una storia non solo musicale ma anche industriale e artigianale. Dal 1994 con Abies alba ci siamo occupati della tradizione trentina, delle musiche trentine. In realtà l'associazione è nata molto prima, ma all'inizio degli anni '80 il gusto per la musica folk era molto più orientato alla musica celtica, alla musica nordamericana, e così a Trento, Tione e anche a Primiero, in 3 territori diversi, si organizzarono e si invitarono molti gruppi importanti a livello europeo a suonare qui, che furono un po' un esempio, e anche gruppi italiani importantissimi per il folk revival, Ciapparussa dal Piemonte, Baraban dalla Lombardia, Calicanto del Veneto ricordo in particolare, ma ce ne sono anche stati altri. Mi ghedago la corda del resto, quella zella con tutto il zesto, mi ghedago la corda del resto, quella zella con tutto il zesto. Versi che torna da piazza, che la signora la dica qualcosa, o le verzele come una strazza, o la carne l'è quasi tutt'os. Ma poi in realtà è successo che da un ritrovamento d'archivio fatto da Antonio Carlini, uno studioso di storia della musica trentino, a Vienna, una grande raccolta di musiche dell'impero austro-ungarico, abbiamo tentato insieme ad altri di rileggere queste partiture e siamo partiti proprio da qui per costruire un'identità sulla musica trentina, e poi la ricerca sul campo, non a livello scientifico ma attraverso il contatto diretto con anziani suonatori di organetto, laretta, di violino, di mandolino, in Val di Cembra, in Val Sugana, un po' dappertutto, raccogliendo appunto i repertori di questi anziani suonatori che poi hanno costituito un po' l'ossatura del nostro repertorio. Abbiamo prodotto alcuni dischi di questo lavoro, ma ovviamente Abies alba non è l'unico gruppo che ha avuto attenzione alle musiche tradizionali. Non possiamo dimenticare il lavoro scientifico di Renato Morelli, che dopo gli studi universitari a sociologia e a contatto con Pietro Sasso e Roberto Leidi ha sviluppato ricerche in Val dei Moccheni importantissime sui carnevali della Val di Fassa, della Val Floriana, i Matoci, oppure anche del carnevale di Pontecaffro e Bagolino, che è un po' al confine tra le province di Trento e di Brescia. E poi altri gruppi che lo stesso Renato Morelli ha costituito, legati alla musica klezmer, il Tamburo del Sole anche, potrei ricordare, e più recentemente l'Orchestra Terrestre, una formazione che più guarda la world music e che ha messo insieme, un po' come l'orchestra di Piazza Vittoria, tutti i suonatori di provenienze diverse, etniche, che vivono sul nostro territorio. Infine direi Abies alba ha avuto il merito all'inizio degli anni 2000 di provocare un po' l'attenzione alla formazione musicale. La rete delle scuole è una rete molto importante, ma ha sempre dimenticato in qualche maniera gli strumenti popolari,
l'organetto diatonico, che dicevo molto importante per il Trentino, il mandolino, per fare due esempi più vicini a noi. E dal 2000 abbiamo avviato i laboratori di organetto diatonico, che ormai in un arco temporale molto importante hanno così fatto avvicinare molte decine di persone a questo strumento, che è un simbolo un po' della nostra musica popolare e tradizionale.